Bentornati a EU Factor, il vostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea. Oggi parliamo dell'argomento politico per eccellenza quando si parla di politiche e di fondi europei, la flessibilità. In principio fu la pandemia, poi le catastrofi climatiche, senza dimenticare lo scoppio della guerra in Ucraina, problemi che hanno convinto l'Unione Europea negli ultimi 3 anni o giù di lì ad essere ancora più solidale e a cercare di costruire insieme risposte ai gravi problemi che si pongono. Di parte di queste risposte abbiamo già parlato, ad esempio il raddoppio imminente del Fondo di solidarietà, quello che ci fornì Italia 14 miliardi di euro sull'unghia per rispondere all'emergenza sanitaria, creare terapie intensive, comprare farmaci e poi vaccini. Oggi il tema è soprattutto quello energetico, ricordiamo tutti il terrore di 1 anno e mezzo fa, per chi ci ascolta in diretta, legato all'esplosione dei costi energetici. Da lì è nata l'iniziativa denominata REPowerEU. Letteralmente ridare energia all'Unione Europea, energia sicura, sostenibile, a prezzi accessibili per l'Europa. Questa è la pagina in italiano della Commissione Europea. REPowerEU in sintesi, in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico mondiale causate dall'invasione russa dell'Ucraina, la Commissione Europea sta attuando il piano REPowerEU, lanciato nel maggio 2022, per risparmiare energia, produrla pulita e diversificare il nostro approvvigionamento energetico. Tanto per darvi un'idea, si parla di 19 miliardi di euro per l'Italia, di cui 3 a fondo perduto, da spendere subito. Parte di che cosa? Parte del più grande aggregato di risorse europee a debito mai messo assieme dall'Unione, il PNRR. Ce ne ha parlato Giorgio Centurelli, che è un alto dirigente del Ministero per l'Ambiente. Abbiamo raggiunto tutti quanti quelli che sono i target e abbiamo rendicontato alla Commissione Europea la richiesta e le domande di pagamento entro le tempistiche stabilite. Ovviamente il piano doveva essere ripensato, rimodulato anche a seguito dei cambiamenti geopolitici intervenuti, quindi anche in questo caso ci siamo seduti al tavolo con la Commissione Europea, abbiamo avviato un processo di restyling del piano e anche di inserimento con l'occasione di un nuovo capitolo REPowerEU che ci consente di attivare, di finanziare degli interventi che sono appunto interventi finalizzati principalmente ad affrancarci dal gas russo, quindi secondo quelli che sono gli ultimi principi comunitari. Sempre con Centurelli andiamo sui dettagli più sottili, perché REPowerEU dice all'Italia: comprati l'energia e fallo a costi più accessibili. Però le dice anche: comprati l'energia tenendo conto degli obiettivi del PNRR e delle politiche di coesione, un'Europa più green, meno risorse fossili, più risorse rinnovabili. Quindi bisogna contemperare le 2 esigenze, quella urgente e quella di lungo respiro. L'Europa rispetto ai Paesi membri ha sempre una visione d'orizzonte più lunga e più proiettata verso il futuro. È anche una delle ragioni per cui le politiche nazionali ed europee spesso si integrano bene. Centurelli ci spiega dov'è il punto di compromesso tra energia subito a prezzi accessibili e energia green domani. L'obiettivo sì è accelerare il più possibile in quelle che sono le aree considerate strategiche, transizione digitale, transizione ecologica, sono le aree che lo stesso piano considera strategiche perché come sapete all'interno di quella che è la programmazione e il regolamento comunitario sono previsti dei vincoli di spese minime che per poter considerare ammissibile un piano presentato sono 37% in ambito di transizione ecologica e 20% in ambito di transizione digitale. L'Italia già nella prima versione del piano lo ha ovviamente superato, in alcuni casi di misura come transizione ecologica ha toccato il 37,5%, invece nell'ambito della transizione digitale ha superato il 25% come obiettivo di spesa. Lo stesso ovviamente è anche nella fase di riprogrammazione, accompagnato anche da quelle che sono le misure nuove REPowerEU. Per concludere, approfittando della presenza di un funzionario così importante per il PNRR, abbiamo chiesto anche a Centurelli cosa ne pensa di questo dilemma, se continuare con le politiche di coesione come le abbiamo intese dagli anni 90
o spostare tutti gli investimenti europei su un metodo più simile al PNRR. Il tema è semplice: se l'Italia in 5 anni riuscirà a spendere 200 miliardi dati dall'Europa, quando in altri anni passati, in cicli passati, ha fatto fatica a spenderne 70-80 in 7, allora l'efficacia del nuovo sistema andrà sicuramente tenuta in considerazione. Probabilmente nascerà un modello ibrido, ma ce lo facciamo dire da Centurelli. Il piano nazionale, noi siamo sotto i riflettori da questo punto di vista, perché ovviamente il piano nazionale, il piano italiano è 3 volte come dimensione finanziaria rispetto agli altri piani, al secondo in classifica. È uno piano estremamente innovativo, è tutto quanto rendicontato attraverso il raggiungimento di milestone e target, quindi attraverso il raggiungimento di obiettivi qualitativi o procedurali e quantitativi, e questa è una novità assoluta nello scenario degli strumenti finanziari dell'Unione Europea. Sono tutti quanti programmi di spesa che vanno a guardare la spesa e non tanto gli obiettivi finali. Se il piano funziona così come speriamo che continui a funzionare, certamente sarà da ripensare anche la nuova politica di coesione e costruire qualche cosa che possa essere, diciamo, più in linea con quelle che sono appunto le modalità attuative del PNRR. In chiusura ci dedichiamo al nostro appello di questo periodo e andremo avanti così fino a giugno dell'anno prossimo. Il 9 giugno si vota in Italia, si vota dal 6 al 9 giugno in tutta l'Unione Europea per ridefinire il Parlamento europeo. Le elezioni europee sono un momento fondamentale. Pochi le conoscono, soprattutto per quanto riguarda il pubblico italiano, ma non solo. Se volete informarvi per sapere chi votare, cosa votare, quali sono i temi chiave, andate ad esempio a rivolgervi ai punti Europe Direct, che nel frattempo stanno svolgendo questo lavoro di informazione anche nelle scuole per le quarte, quinte superiori, i ragazzi che votano per la prima volta. Dell'importanza del voto europeo ci parla Elisabetta Olivastri di Europe Direct. In tutti i paesi dell'Unione Europea si voterà per eleggere il Parlamento che ci accompagnerà per i prossimi 5 anni. In Italia andremo a votare il 9 giugno e quello che noi facciamo è sensibilizzare i giovani all'importanza del voto. Il Parlamento è un'istituzione politica. Anche questo è un messaggio che deve passare, in base anche agli obiettivi, ai valori dei gruppi politici di maggioranza, poi si traccerà quella che sarà l'Europa almeno dei prossimi 5 anni. Correte a informarvi sul voto europeo, noi lo facciamo tutti i giorni. Nel frattempo vi salutiamo perché EU Factor termina qui.